Ciao a tutti, sono Patrick e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo brevemente di un argomento che ritengo molto importante nell'imparare lingue straniere ed è quello di memorizzare parole o espressioni nuove che vengono studiate. Allora, vi dico subito quello che faccio io personalmente per imparare oppure per immagazzinare nuove informazioni a lungo termine. E devo dire in anticipo che questo potrebbe non funzionare per tutte le persone ugualmente, cioè siamo diversi ed impariamo in modo diverso. Allora, quello che sto a fare in questo momento è scrivere a mano le parole o espressioni nuove invece di scriverle sul cellulare oppure usando un'applicazione come Anki ad esempio. Ma perché è meglio? Beh, semplicemente perché quando si tracciano le parole su un foglio si fanno dei movimenti con la mano e appunto diventiamo più presenti in questo momento, più attenti e soprattutto più consapevoli di quello che stiamo facendo, di quello che facciamo. Diamo al nostro cervello la possibilità oppure lo spazio per riconoscere quello che facciamo, l'attività che intraprendiamo, e questo serve molto nel processo di memorizzazione. Allora, il movimento della mano rende più attivo il cervello e noi diventiamo più sensibili e recettivi davanti al foglio sul quale stiamo scrivendo. Il cervello si attiva nel processo di scrittura che coinvolge tracciare parole composte da curve e linee. Inoltre per me è sempre meglio scrivere frasi interi invece di accontentarmi di scrivere singole parole fuori contesto e senza gusto. Allora lo sto facendo appunto in russo, di scrivere quasi tutto a mano e penso sia molto più utile e più efficace. Ma non accontentatevi soltanto di quello che vi sto dicendo adesso, da propria esperienza, anzi ci sono molti studi scientifici, insieme alle loro pubblicazioni effettivamente, che hanno dimostrato l'efficacia di scrivere a mano e come colpisce il cervello positivamente. Ed erano in cambio in sfavore della scrittura elettronica, oppure facendolo attraverso uno schermo per imparare parole nuove. Anche dimostrarono infatti che il cervello non riesce a differenziare, oppure non fa la differenza tra i tasti diversi della tastiera quando si spinge l'uno dopo l'altro per creare parole e poi frasi. Perciò il cervello riconoscerà solamente le parole quando vengono lette alla fine della scrittura e d'altronde scrivendo a mano le parole e poi leggerle rinforza maggiormente la capacità del cervello ad allegarle ed immagazzinarle dentro, perché si è familiarizzato con esse oppure ha raccolto molto più dati per quanto riguarda la parola, sua forma, le sue linee curve, gli angoli siano acuti, ottusi, retti, gli accenti diversi, e questo aiuta enormemente nel processo di apprendimento. Ma purtroppo nel giorno di oggi la scrittura si sta perdendo piano piano, e questo è a causa dell'invasione dello schermo, tutti lo sappiamo, e del mondo digitale soprattutto, dove tutte le informazioni si stanno digitando e poi si salvano elettronicamente. Ma credetemi, la scrittura è un'arte in sé ed è anche divertente ma soprattutto molto efficace, e lo è stato per me. Allora, leggere le parole apprese è bello comunque, però scriverle a mano e poi leggerle vi porta all'altro livello nel vostro apprendimento, e così sareste in grado di memorizzare meglio e più, con una efficacia più alta.
Allora, questa è stata la fine del video. Spero questo video vi abbia piaciuto e che non vi abbia annoiato molto. E detto questo, ci vediamo presto. Ciao ciao!